Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle aste e di come si montano, diciamo, come si fa la crimpatura o il nodo per fissare al fucile. Ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi preferisce il nodo, chi preferisce gli sleeves, quei manicotti in ottone o alluminio a secondo il modello che vengono, diciamo così, schiacciati per fissare appunto il nylon. Io vi faccio vedere quello che utilizzo io e come li fisso a secondo il tipo di fucile che monto. Chiaramente vi dovrò far vedere le immagini del dettaglio e non mi vedo io, però diciamo così si riesce a capire meglio sia il nodo come viene fatto e sia diciamo il tipo, la crimpatura con lo sleeves come deve essere fatta. Cosa importante è quella di utilizzare le pinze adatte per questo, che in genere utilizzano chi fa pesca a traina o chi va a tonni con drifting, usa chiaramente gli sleeves e non il nodo. Allora iniziamo con la prima legatura e adesso vi faccio vedere come si fa, diciamo così, il nodo con il climax. Questo è un climax, quello arancione, che l'avete già visto tante volte, credo che sia un 116 come misura, quindi io vi faccio vedere che lo passo all'interno del foro e poi chiaramente va fatta un'asola. Io utilizzo un nodo che in genere usano nel base jumping, tipo di nodo non ricordo il nome, che praticamente viene molto piccolo e non è ingombrante ma non si scioglie, quindi è molto resistente. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Allora, per prima cosa io faccio un occhiello in questo modo così, che la parte diciamo, del capo deve stare sotto. Lo chiudo un pochino, quindi mi regolo un attimino così, faccio passare all'interno del foro il cordino, in questo caso il climax, e poi passo sempre in basso, quindi nella parte interna, per avere poi questi due che passano sotto sull'occhiello, che poi sarà il nodo finale. Adesso lo regolo un pochino, quindi a secondo come vogliamo fare quest'asola qui. Questo capo lo passo sotto, quindi sotto la parte quella principale, e poi passo praticamente all'interno dei due capi che sono qui, ecco, e quindi il nodo viene in questo, si tira leggermente. Praticamente una volta tirato il nodo non si scioglie più, eccolo qui, anche perché questo tira e strozza questa parte qui e praticamente rimane bloccato e non ci sono, diciamo così, pericoli che si sciolga. Chiaramente una volta finito il nodo, poi con un paio di forbici si accorcia questa parte qui, si taglia un pezzo e con l'accendino si fa una piccola pallina per scongiurare e pure per diminuire. Ecco qui, diciamo che al lavoro finito viene un nodo fatto molto bene, veramente bene, va benissimo. Ora passiamo al nylon, vi faccio vedere il nodo con il nylon sempre sull'asta e diciamo c'è una procedura diversa e chiaramente ve la faccio vedere sempre da vicino. Allora, adesso per farvi vedere il nodo con il nylon, personalmente consiglio di non andare oltre il 120 come misura, anche perché il nodo poi diventa un pochino troppo grande e anche un po', diciamo così, scomodo da fare. E poi consiglio diciamo così, un nylon non troppo rigido, perché praticamente c'è anche il pericolo che si possa spezzare sul nodo e anziché essere, diciamo così, sicuro, poi si può rompere durante una trazione forte. Con questo nodo qui io ho preso la leccia, quella di 30 kg. Unica cosa che, diciamo, se il nodo non viene fatto con una certa velocità, una certa sicurezza nello stringere e magari si va un pochino lenti, il nodo non viene bene
e tende a chiudersi anche sotto trazione forte, mentre tirando energeticamente e velocemente si forma una sorta di saldatura tra il nodo e la parte del nylon rimanente, quindi si blocca completamente e non si toglie più. Quindi magari fate qualche prova prima di andarci a pesca, in genere viene subito. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Ok, adesso vi faccio vedere il nodo con il nylon. Allora passiamo nel foro così, e quindi con la parte quella più corta facciamo un'asola in questo modo, e poi affianchiamo la parte quella che va, diciamo, più lunga sul fucile a fianco all'altro capo, e poi adesso forse gli vado davanti, con questa parte qui giriamo 3 o 4 volte a secondo la grandezza del nylon. Una volta passato si chiude leggermente il nodo così, ma ancora non è fatto, quindi il nodo si aggiusta un pochino, si regola la distanza, quindi si cerca di dare la distanza giusta, e poi io consiglio di utilizzare un cacciavite, quindi togliere l'asta dalla morsa e quindi mettere il cacciavite praticamente qui all'interno e utilizzarlo per, diciamo così, per tirare direttamente sul nylon senza che si intacca il nylon sull'asola. Quindi basta mettere questo e si tira. Io adesso ve lo faccio vedere così perché è più comodo. Allora, ora praticamente il nodo è finito, devo inumidire questa parte qui, quindi questa parte del nodo si inumidisce, e poi, come ho detto, va tirato veloce e costante il tiro, quindi non bisogna tirare con una certa forza, perché bisogna creare quell'attrito famoso che praticamente crea una sorta di saldatura. Io non so se ci riesco perché chiaramente, eccolo, tiro, perfetto, e questo è il nodo finito. Non è grande, poi chiaramente si taglia questa parte qui in eccesso, e questo è il nodo finito. Allora ragazzi, come ho detto, per fare, diciamo così, l'impiombatura dell'asta col nylon e gli slips, io consiglio questa pinza qui proprio adatta, che ha 4 misure, quindi a secondo il tipo di slips che utilizziamo, perché a secondo il filo quanto è spesso ci sono i, diciamo così, slips a misura. Con questa qui riusciamo a, diciamo, a chiudere lo slips senza intaccare il nylon, perché il pericolo è proprio quello, perché se lo stringiamo nel modo sbagliato lo slips nella parte piatta, quindi nei due tubicini messi in orizzontale, se uno schiaccia con una pinza o con una tenaglia non fa altro che sì bloccare il nylon, ma lo intacca e quindi lo indebolisce. In quel punto, con una trazione forte, ma parlo di trazioni non di un pesce da 1 chilo, chiaramente, però quando abbiamo un pesce molto grande che tira e dà lo strappo specialmente iniziale, anche un dentice da 8 kg può fare questa cosa, quello è un punto debole, il nylon è stato schiacciato e si spezza, è inevitabile. Quindi se, diciamo così, volete utilizzare gli slips, sicuramente ci vuole la pinza quella adatta, perché siamo sicuri al 100% che non si rompe. Io utilizzo anche del tubicino termorestringente per così completare l'opera e fare un lavoro un pochino più pulito e rimane, diciamo, più fluido anche nel tiro. Bene, ora vi faccio vedere nel dettaglio da vicino come faccio la crimpatura e come, diciamo, preparo così il montaggio del nylon. Allora, questo è il nylon che vado a far vedere come si monta, è un 120. Allora, per prima cosa vado a inserire il tubicino, quello termorestringente. Ci sono varie misure, anche queste le vendono già dall'Leroy Merlin, negozi Brico, sono dei tubicini ecco, lunghi circa 10 cm di varie misure. C'è una scatolina che costa tipo
3 euro, 5 euro, e si prendono varie misure di questi tubicini. Poi prendo lo slips, quello più adatto, e quindi eccolo qui. Quindi faccio passare in questo modo lo slips, entro nel foro dell'asta, è semplicissimo, e poi passo dall'altra parte. Perfetto. Ora faccio una piccola pallina per bloccare questa parte, così. E poi mi regolo la distanza, quindi è molto più semplice rispetto a prima. Ora il segreto è come mettere questa pinza, quindi bisogna girarlo e metterlo in verticale, quindi l'8 messo in verticale. Allora, io utilizzo per pinzarlo prima forte al centro, quindi sistema che viene chiamato a farfalla, quindi mi metto al centro dello slips, non so se si riesce a vedere, mi metto al centro e poi vado a schiacciare con forza la parte centrale. Perfetto, si può vedere da vicino, eccolo, che praticamente si è formata la farfalla. Poi dopo vado a schiacciare la parte, le parti esterne con quello un pochino, col foro quello un pochino più grande, quindi per non intaccare ulteriormente le parti. Quindi la crimpatura adesso è fatta, si può vedere, è perfetta. Ora per finire, questa è una cosa che faccio io, ma non c'è neanche, cioè se uno non vuole metterlo non lo mette, si passa il tubicino termorestringente, si mette a copertura dello slips e poi con un accendino si passa velocemente e si scalda, eccolo così, e viene un lavoro perfetto, in pratica massimo di idrodinamicità, e questo praticamente non si sblocca più. Allora, al lavoro finito si presenta un'asola ben fatta, chiaramente con lo slips. Il lavoro a mio avviso viene più pulito e anche più sicuro, perché se uno utilizza materiali buoni, diciamo che il carico di rottura è veramente alto. Non vi ho detto che dall'altra parte, chiaramente dalla parte dove va il mulinello, possiamo fare la stessa cosa, o con lo slips, diciamo fare un occhiello dall'altra parte con lo slips, oppure fare un'asola con un nodo e poi dopo si lega il dinema o il climax, diciamo, dal mulinello. Quindi la parte, diciamo, finale poi uno può fare come vuole. Bene ragazzi, io spero di essere stato utile, di avervi così chiarito, perché ho visto molti che non tanto sul nodo ma quanto diciamo, sulla crimpatura avevano così le idee non chiare, quindi spero che adesso di aver chiarito, e vi assicuro che io adesso da anni uso gli slips. Prima facevo il nodo, mi fido adesso molto degli slips, non uso nylon tipo triple force dell'Asso perché sono molto fragili, perché col tempo non so se cristallizzano o hanno qualcosa, ma si spezzano così dal nulla, non si riesce a capire neanche nelle piegature. Cioè a me si è spezzato 2 volte e da lì ho detto basta, fine dei giochi, ho tolto questo nylon e non lo utilizzo più. È preferibile un nylon più morbido oppure di quelli siliconati che, diciamo, sono un pochino più, magari meno resistenti, più elastici, ma non sono così fragili. Bene ragazzi, continuate a seguirmi e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se avete qualche idea, qualcosa, ne discutiamo, se qualche altra, diciamo, informazione che è importante, diciamo così, discuterne. E se volete andate a vedere anche altri video, non solo diciamo così, di attrezzature e di prove, ma anche come legature nodi, elastici e cose varie. Grazie a tutti, ci vediamo presto, iscrivetevi al canale e mettete un like, e ci sentiamo presto con altri video. Ciao, grazie!